Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo veramente fatta? Mi vedete? Datemi segni di vita, perché ho un ritardo fantastico di 5-10 secondi, quindi non riesco a capire se sono in diretta o meno. Mi vedete, ragazze? Vediamo dai messaggi che mi arrivano. Sì, sì, mi dicono che mi vedono. Bene, bene, bene. Ciao ragazze. Ciao a tutte. Buona serata. Scusate per questo ritardo, ma YouTube faceva i capricci. Ovviamente, come succede sempre, io ho questa sfortuna, dovete sapere, che tutte le volte che organizzo questi eventi live succede che provo e riprovo al pomeriggio, tutto perfetto, fantastico, colori meravigliosi, luci stupende, e poi quando è ora di andare in scena non funziona più niente. E stasera è stato uguale. Ciao Brinella, ciao Franci. Bene, sono contenta che mi vediate, spero anche che mi sentiate. Io mi sento forte e chiaro e nulla, e io direi di iniziare con una piccola presentazione. Piccolo aspetto tecnico. C'è un piccolo ritardo tra il mio programma e YouTube. Quindi vi chiedo di portare pazienza quando mi messaggiate e non risponderò immediatamente perché semplicemente mi arrivano appena dopo. Però insomma ci facciamo l'abitudine, ok? Pazientate un attimo, io ti sento forte e chiaro. Bene, Anna, perfetto, benissimo. Allora ragazze, per chi non mi conosce mi presento un attimo. Mi chiamo Erika, in arte Brinella, e ho un atelier a Reggio Emilia, che è la mia città, dove mi occupo di corsi creativi che abbiano a che fare con i filati, e quindi insieme a tante collaboratrici che poi saluterò dopo perché ve le devo assolutamente nominare, e mi occupo di maglia, ovviamente di lavoro a maglia, di uncinetto, e ci occupiamo di tessitura creativa, ci occupiamo di tintura dei filati con elementi naturali, quindi utilizzando piante e frutti, e di ricamo, insomma, macramè, varie cose. Ecco, il comune denominatore è il filato. E nulla, quindi ho questa atelier a Reggio Emilia, dove faccio dei corsi anche in sede, e ovviamente quest'anno è stato un disastro. Qualcosa siamo riusciti a fare, ma poco, perché questa situazione veramente non ci lascia tregua, e quindi perché non trovarci online? Va tanto di moda, poi non possiamo essere da meno. Mi raccomando ragazze, scrivetemi qualche commento ogni tanto, perché me la canto e me la suono da sola, altrimenti mi sento un po' di fronte a uno specchio. Quindi se mi scrivete qualche commento, ogni tanto anche domande, ecco, io rispondo più che volentieri. Allora, di cosa parliamo stasera? Stasera parliamo di un argomento che non so in quante di voi, scusate, silenzio il telefono perché mi messaggiano, io non riesco a scrivere sulla chat, ti scrivo qui, va bene, Vale, ok. Dicevo, di cosa parliamo stasera? Stasera parliamo di questa tecnica che alcune di voi conosceranno, altre forse no, ha un nome un po' strano, che si chiama finger o arm knitting. Di cosa si tratta? Si tratta di lavorare a maglia senza l'utilizzo dei ferri, quindi utilizzando solamente dita e braccia. È una tecnica che ha tantissimi vantaggi, perché è molto semplice,
può essere veramente padroneggiata da chiunque, anche da chi non sa lavorare ai ferri, non sa lavorare all'uncinetto, non ha mai preso in mano nessuno strumento di questo tipo, e quindi insomma è una tecnica secondo me molto interessante per avvicinarsi al mondo della lavorazione a maglia. Anche la nonna mi sta seguendo. Perfetto! Che bella la mia famiglia. Ciao nonna, un bacio gigante. Perché la mia nonna, dovete sapere che insieme alla mia mamma sono state un po' la causa, in senso buono, che mi ha portato a intraprendere questo mestiere, perché ovviamente, come molte di voi credo, ho imparato a lavorare ai ferri, a lavorare all'uncinetto dalla mamma e la nonna, quindi le saluto e le bacio. Torniamo a noi e dicevamo questa tecnica con questo nome strano per me è molto interessante per chi vuole avvicinarsi a questo mondo. E poi il bello è che possiamo portarcela ovunque, perché non dobbiamo neanche portare con noi degli strumenti, mani e braccia ce le portiamo anche in viaggio, e quindi anche in viaggio possiamo assolutamente utilizzare questa tecnica. Serve solo del filato o della corda o dello spago, insomma qualcosa che si possa intrecciare. Cosa si può fare con questa tecnica? È ovvio che ha qualche limite rispetto alla lavorazione a maglia o alla lavorazione uncinetto, perché i nostri strumenti sono limitati al numero delle nostre dita e alla dimensione del nostro braccio, e quindi qualche limite questa tecnica ce l'ha, però vi assicuro che può dare veramente un sacco di spunti. Ciao Claudia, ciao, che bello averti qui. E può dare veramente un sacco di spunti e vedrete che potete davvero fare tante cose, insomma il limite è davvero la fantasia anche in questo caso. Vi faccio vedere più da vicino alcune cosine che ho preparato per voi. Sono partita soft e con qualche progettino che possiamo guardare insieme per farvi capire un po' come funziona questa tecnica. Ho qua ad esempio un meraviglioso cerchietto che mi sono fatta oggi pomeriggio. Dentro c'è un cerchietto tutto rivestito in maglia, me lo metto trac lì, ok, così sembra la principessa Leila di Guerre Stellari. Poi ho preparato un piccolo fiocchettino, si vede? Lo avvicino un po' di più, poi cambio anche telecamera, e creato con questo tubicino di maglia, che è una delle lavorazioni che noi possiamo fare con la tecnica del finger knitting. Cuoricino che possiamo usare nei capelli, possiamo usare come bottone, possiamo usare come ravivaborse, insomma veramente di tutto. Con la stessa tecnica dell'arm knitting possiamo, vedete, creare dei tubicini di maglia. In questo caso ho inserito all'interno un fil di ferro per creare delle scritte. Questa è una cosa molto carina che magari vedremo. Così la vedete dritto? No, la vedete comunque a rovescio, va bene così, ecco, e che potremo vedere anche dalla prossima lezione, quando avremo padroneggiato un po' la tecnica. Poi cosa ho preparato? Ecco, quando parlo di tessuti veri e propri, no, a maglia, questo è lavorato tutto con la tecnica sempre del finger knitting. E nelle prossime puntate vi farò vedere come funziona questa cosa, e vedete che si tratta proprio di andare a fare il verso, a riproporre la lavorazione a maglia rasata che si fa ai ferri, che si usa ai ferri. Tra l'altro questo dietro ha anche un effetto molto carino, questa lavorazione che mi piace forse più che da davanti. Poi cosa possiamo fare? Qui ad esempio ho fatto una piccola borsina con la tracolla, che poi ho finito con, ciao Erika, che poi ho finito con una bella foderina. Poi possiamo fare anche delle cose più grandi, ad esempio sciarpe.
questa sciarpona che, poverina, ormai non teme più niente, veramente l'ho usata e riusata e riusata, è fatta invece con la tecnica arm knitting. Allora, la differenza qual è per chi non sa l'inglese? Finger knitting vuol dire knittare, cioè lavorare a maglia con le dita. Arm knitting vuol dire invece lavorare a maglia con le braccia, quindi utilizzare le dita o le braccia come supporto alternativo ai ferri. Siamo moderne, eh? Quindi se noi lavoriamo con le dita ovviamente possiamo fare delle cose piccoline, dei supporti piccolini. Se invece noi andiamo a lavorare con le braccia possiamo fare delle cose più grandi. Ciao Cristina! Come questa sciarpa ad esempio. Immagino che avrete visto online, si vedono ormai da un po' di tempo ovunque, quelle mega copertone, quei copriletti bellissimi fatti con questi nastri grossi di filato che danno proprio come risultato questi punti a maglia molto molto grossi, perché potete vedere qui che la lavorazione è molto più grossa rispetto a quella di un maglione, no? E qua riusciamo a lavorare a creare dei punti, ma questo sarà 5-6 centimetri di altezza come punto. Nella lavorazione a maglia, questo maglione ad esempio, che è una media dimensione come filato, abbiamo dei punti di 8 millimetri di altezza, per dire, quindi c'è molta differenza, no? Perché ovviamente lavorando ai ferri noi utilizziamo un supporto che ha una circonferenza più piccola, e in questo caso invece utilizziamo le braccia che hanno una circonferenza molto più grande rispetto ai ferri, quindi di conseguenza anche i punti saranno più grandi. Vi dicevo appunto questi mega copriletti meravigliosi o queste copertine da divani stupende e vengono fatte con questa tecnica, quindi utilizzando le braccia, e tra l'altro sono velocissime, perché vedrete che sia utilizzando le dita che utilizzando le braccia impiegheremo veramente pochissimo tempo per realizzare i nostri manufatti. Perché lavoriamo in grande, quindi ci vuole poco tempo. Poco costo non lo so, nel senso che per fare questo enorme copertone dobbiamo poi utilizzare tanto filato e dei filati molto molto grossi che hanno delle volte dei prezzi anche abbastanza elevati, però vedremo. Entriamo nel vivo e iniziamo a parlare velocemente di filati, perché ciò che è importante nel finger knitting e nell'arm knitting è trovare il filato adatto, o meglio la dimensione adatta per la nostra lavorazione e per quello che vogliamo fare, perché se noi vogliamo fare ad esempio il fiocchetto o la scritta dovremo utilizzare un filato di un certo tipo. Se invece vogliamo fare la copertona o la sciarpona che vi ho fatto vedere prima, dovremo utilizzare un filato di un altro tipo. Quindi tarare la dimensione, lo spessore del filato a seconda della lavorazione. Adesso cambio un attimo telecamera così vi faccio vedere anche i filati. Ecco qua, così mi vedete dall'alto. E io rimango nella miniatura così posso far sghignazzare. Se mi avvicino troppo qua spunta il naso, sto indietro che è meglio, e per farvi vedere appunto di cosa parlo quando dico spessore dei filati, e per entrare appunto nel vivo della tecnica. Allora, i filati si dividono vengono classificati anche per spessore. Ci sono varie classificazioni, no? Le prime, le più importanti, sono quelle legate alla tipologia di filato, quindi se è un filato di lana, se è un filato di acrilico, che tipo di lana. E vengono classificati anche invece in base allo spessore. Quindi si parla di filati fini o super fini, fine o super fine, quando noi lavoriamo con dei filati molto sottili, tipo questo. Mi avvicino alla telecamera così vedete meglio. Ecco, questi sono filati molto sottili, anche detti fingering, che si usano con dei ferri molto molto sottili solitamente, no?
e si possono però mettere ovviamente doppi o tripli per aumentare il volume del nostro lavoro. Ci sono invece dei filati più spessi, tipo filati lace o filati worsted, che sono questi qui. Sono dei filati, vedete, che hanno uno spessore di 3-4 mm. Questo, che possono essere, indipendentemente dalla tipologia di vello, possono essere di lana, possono essere anche misto acrilico, e non necessariamente sono pura lana. Determina solo lo spessore, quindi un filatino di 3-4 millimetri, scusate, di spessore. Poi abbiamo invece dei filati più grandi, big o bulky, che sono ad esempio filati tipo questo. Questo è un merino puro, se non erro, e ha questo spessore, vedete, un po' più elevato, quindi qua si parla già di 5-6 mm, fino ad arrivare poi anche a filati ancora più spessi tipo questi, 7-8 mm, o filati tipo questo. Ritorti o non ritorti non cambia, l'importante per noi in questa tecnica è lo spessore. Erika, non so se l'hai riconosciuta, questa è la tua alpaca, guarda che meraviglia, domani te l'allungo. Quindi lo spessore è fondamentale. Ora iniziamo a vedere un po' la tecnica, quindi se avete il vostro filato, se vi siete attrezzate con un filato? Chiedo, qualcuno si è attrezzata col filato? Sì, perfetto, benissimo. Allora, entriamoci nella tecnica. Iniziamo con il finger knitting. Nella prossima lezione, brava Anna, brava, bravissime le due Anne, che bel nome, mia figlia si chiama Anna, è un nome che adoro. E allora, nelle prossime lezioni vedremo anche l'arm knitting. Stasera ci occupiamo del finger knitting, che direi che è sufficiente fino alla prossima settimana. Così avete modo questo weekend di impratichirvi, di farvi qualche prove. Vi darò qualche compito perché sono una teacher cattivissima. Chi mi conosce lo sa che do un sacco di compiti. E quindi vi lascerò qualche indicazione così per impratichirvi durante il weekend, così nella prossima lezione, nella prossima settimana, che è lunedì se non erro, entreremo proprio nel vivo e inizieremo già a fare un progettino di finger knitting. Allora, prendete il vostro filato. Se è un filato molto molto sottile, tipo questo qui che vi ho fatto vedere prima, o questi filatini qui di 3-4 mm, io vi consiglio di metterli doppi. E cosa vuol dire metterlo doppio? E proprio doppiare il filato. Per chi è nuovo in questo ambiente basta sfare giù un po' di gomitolo, quindi sfare un po' di gomitolo, poi si mette doppio il filato così e si lavora questa parte doppiata. Nel mio caso la lavoro singola, così è anche più semplice farvela vedere. Ho scelto un colore che è abbastanza chiaro, molto simile alla mia pelle che è chiarissima, speriamo che voi riusciate a vedere bene. Allora, ragazze, iniziamo lavorando con 4 dita, che è la lavorazione più ampia che noi possiamo fare con il finger knitting. Il pollice è troppo corto, scordiamocelo. Con 4 dita si può lavorare il finger knitting con 4, con 3 o con 2 dita, volendo anche con un dito. Si va a creare una semplice catenella come quella che si crea con l'uncinetto. Come funziona la partenza per l'arm knitting? Noi mettiamo la mano in questo modo, quindi con il palmo rivolto verso l'alto, e andiamo ad infilare il filato, appoggiarlo sopra all'indice. Lo teniamo fermo così con il pollice in modo che non scappi e poi lo andiamo a passare dietro al dito medio
davanti all'anulare e dietro al mignolo. Vedete, semplicemente lo passo davanti e dietro, molto semplice, quindi parto da davanti, dal palmo, da qui, non da dietro, parto da qui e lo passo così. Se vado troppo veloce fate un urlo, fate un fischio che ripeto, Poi lo ripasso tornando indietro, però inserendolo al contrario, cioè dove io l'ho passato sopra lo passerò sotto e viceversa, quindi giro intorno al mignolo, qua l'ho messo sopra prima, quindi passo sotto, poi passo sopra perché prima l'avevo passato sotto al medio e passo sotto all'indice. Lo ripasso sopra e sotto fino ad arrivare al mignolo un'altra volta, quindi così, e torno indietro una quarta volta. Questo si fa solo all'inizio, dopo si passerà solo 2 volte, quindi torno indietro fino ad arrivare qua tra l'anulare e l'indice. Fermo il filato qui, in questo modo. Torniamo a fare dall'inizio, perché so che siete lì che vi state incastrando con le mani e mi state maledendo. Allora, se avete degli anelli, ragazze, che si possono impigliare, toglieteveli perché è meglio. Quindi parto da qui, tra l'indice e il pollice, tenendo fermo il filato. Poi passo dietro al medio, davanti all'anulare e dietro al mignolino. Dopo torno indietro passando il filato sopra e sotto al contrario, quindi se prima l'ho passato sotto lo passerò sopra, se prima l'ho passato sopra lo passerò sotto, quindi giro intorno così al mignolo, passo sotto, sopra e ancora sotto perché nell'indice prima eravamo passati sopra, torno indietro un'altra volta, quindi passo sopra adesso, sotto, sopra, sotto e torno indietro una quarta volta, passo sopra, sotto, sopra, mi fermo tra l'indice e l'anulare, così, legata come una salama da sugo. In questo modo ogni dito dovrà avere 2 fili che passano nella parte superiore, quindi voi dall'alto dovrete vedere 2 fili per ogni dito. E adesso inizia la magia. Ci saltate fuori, ragazze, siete riuscite a infilare il filato fino adesso? È molto semplice in questo punto. Vediamo se siete riuscite, fatemi vedere, scrivetemi, datemi segni di vita. Morena, ciao. Patrizia, ciao. Sì, ci sei riuscita, fantastico, benissimo. Allora, a questo punto, ragazze, inizia la magia. Dobbiamo accavallare il filato che passa di sotto su quello che passa di sopra. Quindi parto dal mignolino, mi avvicino alla telecamera così vedete meglio, parto dal mignolino, supero questo pezzo di filato e lo scarico dal mignolo, quindi passo proprio dietro, così. Il primo punto è fatto. Prendo il secondo da sotto, lo passo sopra, di là, ecco, dal medio. Ora prendo il sotto dell'indice e lo passo di là, tira un po' a un certo punto, quindi dovrete piegare il dito per farlo passare all'interno, ecco, e lo faccio anche nell'ultimo, anche se l'ultimo è aperto. Lo passo così. Lo potete anche tenere davanti, non cambia niente. Il primo giro è fatto. Ora, ragazze, cosa facciamo? Mi è uscito un messaggio, scusate, mi è uscito un messaggio di allarme. Che succede? Scusate un attimo che controllo lo streaming. No, tutto bene, tutto bene. Che cosa vuole? Qualità dello streaming buona. E allora siamo perfetti. Qua. Allora, anche la Ceci ci sta guardando. Ceci, ciao tesoro. La Ceci è una bimba meravigliosa. Allora,
torniamo a noi, facciamo il secondo giro, ci ritroviamo il filato qua dietro, ragazze, ok? Adesso dobbiamo ricominciare per fare il secondo giro. Vi avevo detto che nel primo giro noi dobbiamo passare il filato fra le dita 4 volte. Dal secondo giro in poi noi lo passeremo 2 volte, 4 nel primo, 2 nel secondo, cioè dal secondo in poi sempre 2. In questo modo giro così da dietro, lo porto davanti e torno ad alternare così e poi torno indietro, sopra e sotto, così e mi fermo qua. Vedete che sulle mie mani ho sempre 2 asole. Questa non la consideriamo perché è la nostra codina iniziale. Quindi ho sempre 2 asole. Ora non faccio altro che prendere l'asola di sotto e andarla a passare nel punto di sopra, come abbiamo fatto prima. Quindi la passo e la passo. Il nostro secondo giro è fatto. Non si vede ancora bene la lavorazione, ma aspettiamo di fare qualche altro giro e vedrete la magia. Iniziamo con il terzo giro. La codina me la sposto di sotto perché mi dà fastidio. Ecco, iniziamo con il terzo giro. Quindi passo, passate sempre da sotto verso sopra, quindi passo sopra all'indice, sotto al medio, sopra l'anulare e sotto al mignolo e torno indietro fino a qui e mi fermo. Ora a cavallo. Eccoci qui. E il terzo giro è fatto. Andiamo avanti un altro po'. Qua comincia a vedersi, inizia a venire. Così. E a cavallo. Vedete che è una tecnica semplicissima, veramente molto semplice, che possiamo insegnare anche ai bambini, che è estremamente comoda e possiamo fare veramente in qualsiasi momento, perché possiamo tranquillamente occuparcene quando siamo sul divano a guardarci una serie TV, che so che vi guardate le serie TV su Netflix. Me le guardo anch'io. Non c'è niente di meglio che sferruzzare con i ferri o con le mani davanti a una bella serie TV. Dopo magari me ne consigliate anche qualcuna perché ho un momento un po' di stallo, non so più cosa guardare. Continuiamo ad accavallare, a girare il filo e ad accavallare. Ragazze, se avete domande chiedete pure, Ecco qui. Inizia a vedersi la lavorazione. Vi faccio notare una cosa. Allora, la parte, se voi piegate la mano in questo modo, le dita, la parte che noi vediamo è quella che viene chiamata il rovescio del lavoro, è fatta così. Dall'altra parte invece noi abbiamo il dritto del lavoro, che è quella lavorazione che assomiglia, che replica il punto fatto con i ferri. Quindi dritto del lavoro, rovescio del lavoro. Io trovo che siano meravigliosi entrambi. Nella lavorazione che vi ho fatto vedere prima, che la riprendo un attimo, in questa bella pezzolina, io apprezzo di più il rovescio dal dritto. Questo è il dritto e questo è il rovescio. Guardate che carino che è anche il rovescio, che va a fare questi motivi, queste righe, che sono per me veramente carine. Qua deciderò poi cosa farci, magari una pochettina, ho bisogno di un portoncinetti potrebbe diventare. Quindi rovescio, dritto del lavoro. Per chi non ha mai lavorato a maglia, scappo a far da cena. Ciao Franci. Allora, per chi non ha mai lavorato a maglia, il dritto del lavoro è quello dove noi vediamo queste V, questi puntini, proprio fatti, se voi li guardate dall'alto, si vedono proprio delle V che si incastrano una all'altra. Ecco, questa catenella a forma di V è il punto dritto. Invece al rovescio si vedono delle barrettine
orizzontali, e questo è il rovescio. Vi svelo un altro segreto, ragazze, mentre continuo. Allora, quando noi andiamo a fare questo tipo di lavorazione, andiamo a creare appunto queste strisce, in questo caso di 4 punti, che per la tipologia di lavorazione che in gergo si chiama maglia rasata, e ha la tendenza a chiudersi su se stessa, cioè a lasciare verso l'esterno il puntino dritto, quindi la nostra V, e verso l'interno invece il punto rovescio. Ora, se noi la nostra lavorazione la lasciamo così in piano, rimane aperta, ma se noi la andiamo a tirare, e questa è una caratteristica di questo punto, se noi andiamo semplicemente a tirarlo così, vedete che si chiude a tubo. Questa è una cosa tipica della maglia. Chiudendosi a tubo, noi possiamo davvero andare a fare un sacco di cose con questo piccolo tubicino. Possiamo addirittura creare delle coulisse per i pantaloni, per zainetti, per delle maglie, possiamo veramente fare un sacco di cose. Degli addobbi, delle collane, dei bracciali. Ho visto dei bracciali l'altro giorno meravigliosi, fatti con dei filati grossi tipo questo, e con dei colori molto molto belli, e finite con dei bottoni particolari, magari bottoni madreperla o bottoni disegnati a mano, bottoni in ceramica, e che andavano veramente a fare dei bracciali stupendi. Possiamo metterle insieme per fare delle sciarpe, possiamo veramente fare qualsiasi cosa, intrecciarle insieme come se fossero un tessuto a telaio, e potete veramente sbizzarrirvi. Possiamo anche andarle a cucire queste strisce una all'altra per creare dei tessuti più grandi, che è un po' il concetto di questo tessuto qui, che non è stato fatto cucendolo con ago e filo e con una cucitura diversa che poi vedremo, però il concetto è un po' quello. Quindi capite che adesso che nel finger knitting il limite è appunto delle 4 dita, quindi qui lo vediamo bene, cioè la larghezza massima che io posso raggiungere con questa lavorazione, con questa tipologia di filato, è questa. Ok? Continuiamo, facciamo qualche altro giro e poi vi faccio vedere come si chiudono, scusate, sono andata troppo avanti, come si chiudono i punti, perché non vorrete mica rimanere legate al vostro lavoro per tutta la vita. Anna mi dice: scusami, mi viene larghissimo. Allora Anna, ti viene larghissimo probabilmente perché stai usando un filato molto sottile, perché comunque le nostre dita hanno una dimensione, quindi se stai usando un filato sottile vengono larghissime. Vengono le maglie molto larghe, ma in realtà questo tipo di lavorazione comunque crea delle maglie larghe. È ovvio che se io vado a lavorare con un filo così, che è un filo che di solito trovate in merceria da utilizzare con un ferro del 7 per dire, viene una lavorazione più compatta. Se io invece vado a fare, vi faccio vedere questo, il fiocchetto, ripiglio il fiocchetto, ecco, che adesso è chiuso, non so se riuscite a vederlo, ma provo ad allargarlo. E questo è fatto con un filo un pochino più sottile di questo, ma neanche esageratamente. Vedete che comunque la lavorazione è larga, ecco, è molto forata. Anche nella sciarpona che vi ho fatto vedere prima, la lavorazione, vedete, è larga. Poi la maglia comunque sta abbastanza compatta, però se noi la andiamo a deformare fa proprio una rete. Questo lo possiamo andare, cioè la dimensione della rete la possiamo andare a determinare con lo spessore del filato. Hanno un filato da 50 grammi. E non è il peso del filato, è proprio lo spessore, Anna, del filato che determina la dimensione della rete, della lavorazione che noi andiamo a fare. Perché il peso che tu trovi nella reggetta, tu i 50 grammi l'avrai letto nella reggetta, immagino, nella reggetta del filato, che è questa la reggetta, quella che contiene tutte le informazioni del filato che avete acquistato, c'è scritto ovviamente il peso.
e vi dà un'indicazione anche della dimensione del filato. E come ve la dà? O scrivono il nome qua, in alcuni filati c'è scritto, ad esempio qui c'è scritto Merino Big, quindi si capisce che è un filato abbastanza grosso, oppure lo dovete andare a vedere, adesso ve la apro, lo dovete andare a vedere qua, dove ci sono, non so se riesco a farvelo vedere, ecco qua, dove ci sono le indicazioni, queste indicazioni qui, in questo punto dove ci sono, c'è il simbolo dei ferri o il simbolo dell'uncinetto, vi dice con che ferri dovete utilizzare questo filato. Allora, questo filato, che è questo Merino Big, che è un filato spesso e quasi come questo, sì, forse è spesso uguale, dà come indicazione, vedete, 7/8, non so se riuscite a leggere se mette a fuoco, comunque, e ve lo dico io, dice 7/8 in alto e sotto vi scrive 11 US. Allora 7/8 vuol dire che è da usare con i ferri di 7 o 8 mm di spessore, che è un ferro abbastanza importante, abbastanza grosso, immaginate 7-8 mm di spessore. US invece è la misura americana, ma voi guardate la misura italiana, la misura americana è lo stesso perché hanno delle misure diverse. E quindi è lì che voi dovete andare a controllare la misura del filato per le prime volte, poi imparerete a capire il filato anche senza andare a vedere la reggetta. Vedete proprio lo spessore, vedi Anna, se tu guardi questo, ecco, quello che sto usando io, non so se si vede bene nella telecamera, ecco, quello che sto usando io, questo qui è molto più spesso rispetto a questo. Probabilmente tu stai usando un filato più sottile. Prova a guardare sulla reggetta che numero di ferri è indicato. Per ovviare a questo problema, per bypassare il problema, puoi mettere il filato doppio, triplo, anche quadruplo, perché io questa scritta, ad esempio, adesso qua sta uscendo tutto il mio fantastico fil di ferro perché non l'ho cucita, l'ho fatta in fretta. Ecco, questa scritta io l'ho fatta con il filato doppio. Ciao Chiara, ciao dal Canada, ma che bello! Ciao Chiara, che meraviglia che ci segui dal Canada, chissà che bello, quanta neve ci sarà lì. Meraviglioso, non sono mai stata in Canada, è uno dei miei sogni, spero di riuscire un giorno a venire. Quindi dicevo, in questo caso il filato l'ho usato doppio. Lo potete usare, ecco, in questo caso, nel caso della mia bella pezzolina, dov'è? Ecco, l'ho usato quadruplo. Quindi la dimensione del filato ha importanza relativa, nel senso che noi lo possiamo poi doppiare o triplicare, quadruplicare, quintuplicare, eccetera. Potete, ragazze, anche mettere insieme filati diversi, filati grossi con filati più sottili. Potete anche, che diventa molto bello ed è anche molto attuale, mixare filati ritorti, diciamo, con filati pelosi. Questo ad esempio, che è un mohair, vedete com'è bello pelosino, lo potete mixare con filati ritorti per creare degli effetti un po' più fluffy, più pelosetti. Quindi potete veramente sbizzarrirvi come volete. Continuiamo la nostra lavorazione e poi vi faccio vedere come chiudere il lavoro. Ricordo a tutte che il video della diretta è registrato e verrà caricato. Eccoci, ce l'abbiamo fatta, mannaggia Fastweb! No, probabilmente mia figlia al piano di sopra, nonostante io gliel'abbia espressamente vietato, si starà sparando un qualche film di Netflix o addirittura su Disney Plus e mi mangia tutta la banda. No, oppure semplicemente la connessione che ogni tanto cade e così. Allora, riprendiamo. Spero che non siate scappate. Riprendiamo. Arrivo subito. Eh sì, qualcuno è caduto. Ok, Ale, perfetto, Rossana, ci siamo.
Allora, torniamo a noi. Dicevo, chiudere il lavoro. Dobbiamo andare a sovrapporre questi punti, andarli a incastrare uno dentro all'altro come fosse una catenella per fermarli prima di tagliare il filato, altrimenti perdiamo il nostro lavoro. Come facciamo per chiudere la lavorazione? Facciamo così, abbiamo sempre il filo qua dietro, lo passiamo davanti a tutte le dita, così senza andare sopra e sotto, proprio davanti a tutte le dita, in questo modo. E poi andiamo a accavallare il primo punto. Non partiamo dal mignolo, partiamo dall'indice. Poi vi farò vedere anche come si parte di qua la prossima volta, ma per chiudere ora partiamo da lì, perché dobbiamo partire dal dito più vicino a dove noi abbiamo il filo attaccato. Allora, così sovrapponiamo, accavagliamo il primo punto, accavagliamo il secondo punto e ora dobbiamo chiudere questi due punti insieme. Come facciamo? Prendiamo il primo punto sull'indice, lo appoggiamo sul secondo dito e andiamo a tirare fuori, a far passare questo punto, che è quello che abbiamo passato per ultimo dove è attaccato il nostro filo, lo andiamo a passare dentro a quel punto lì, quindi così. Lo andiamo ad accavallare e tiriamo fuori il punto al quale è attaccato il filato e lo riposizioniamo sul dito. Andiamo avanti in questo modo, appoggiamo il filato sul medio, accavalliamo il medio. Ora andiamo a sovrapporre questi due, quindi togliamo da qua, inseriamo lì e andiamo a passare questo sotto a quello, così. Riprendiamo il nostro punto che deve essere quello con il filo attaccato e lo rimettiamo sul dito. Facciamo lo stesso con l'ultimo punto. Accavaliamo il mignolo, questo lo portiamo qui e lo passiamo sopra a questo punto che è quello con il filo. Ecco, rimaniamo con un punto solo. Vedete? A questo punto possiamo tagliare il filo. Mi allontano un attimo che prendo una forbice perché le ho lasciate da parte. Eccomi qui. Allora posso tagliare il filo, zac, e sfilare questo anellino. Se lo lasciate così, lui si sfila e perdete il lavoro. Dovete aprire l'anello. Cosa vuol dire? Prendiamo questo, l'ultimo anellino, e tiriamo finché il filo non si sfila e diventa un'altra codina. Bloccata di nuovo. Mi vedete, ragazze? Io vi vedo bene. Allora, abbiamo chiuso il nostro lavoro. In questo modo la nostra codina è finita. Sì, ti vediamo bene. La nostra codina è finita. Lato dritto, lato rovescio, che si è già un po' arrotolato perché l'ho tirata. Quindi lato rovescio, lato dritto. Soddisfazione a 1000. Il vostro primo lavoretto, io per ora ti vedo bene, il vostro primo lavoretto a finger knitting è fatto. Ora potete fare chilometri e chilometri di questi tubicini di filato. Per lavorare, ragazze, con 3 dita o 2 dita si fa allo stesso modo. Ve lo faccio vedere velocemente, ma insomma è abbastanza intuitivo. Quindi utilizzerò 3 dita, parto sempre da, scusate, parto da qui, tengo fermo il filo, lo passo invece che su 4 su 3 dita e vado a lavorare solamente su 3 dita allo stesso modo. Quindi il primo giro, vi ricordo, dovete passare il filo 4 volte, dal secondo giro in poi dovete passare il filo 2 volte. Ok,
e poi continuate. Se volete lavorare con 2, mi sono incartata con la chiusura, ma è bellissimo. Grazie Anna. Allora, nel video, quando verrà ricaricato, potrai vedere anche la chiusura. Con 2 dita uguale, quindi lo passo così e poi passo il filo solamente su 2 dita, 4 volte. Ok, in modo che su ogni dito ci siano 2 asoline e vado a passare. È ovvio che il numero delle dita determina la larghezza della vostra lavorazione. Allora ragazze, direi che siamo giunti al termine e vi lascio andare a cena e a preparare con tutti i vostri buoni manicaretti. Io stasera ho una schifezza da mangiare che starei qua con voi tutta sera. Saluti da Fedo. Ciao Fedo, ciao. Ciao caro. Allora ragazze, per la prossima lezione che è lunedì, se non erro, comunque se volete ricordare il programma di queste lezioni andate su brinella.com e corsi online, cliccate sul corso di arm e knitting, ma è l'unico che al momento è attivo, e all'interno c'è tutto il programma con tutte le serate. Mi rimetto frontale, ecco, mamma, con questo cerchietto non mi si può vedere. Quindi con tutte le serate, i prossimi appuntamenti sono altri 3 appuntamenti. La prossima settimana ce ne saranno 2, uno lunedì e uno venerdì, se non ricordo male, sempre alle 6:30. E la prossima volta vedremo come creare dei tessuti partendo da questa lavorazione, quindi come faccio a formare dei pannelli più ampi con le 4 dita. La terza lezione invece vedremo come si lavora con le braccia, è un po' diversa la lavorazione rispetto a quello con le dita, e nell'ultima puntata invece realizzeremo qualcosa con le braccia. Adesso non ho ancora pensato a cosa, magari poi se avete richieste scrivetemi nei commenti o mi contattate sui social. Vi ricordo la pagina Facebook Brinella Craft Lab, il profilo Instagram Brinella Craft Lab. Posto tutti i giorni varie cose, quindi potete contattarmi tranquillamente anche lì, e anche per email brinella.diy@gmail.com oppure dal sito, insomma contattatemi dove vi pare, che va bene dappertutto. Per la prossima volta, per chi vorrà continuare, vi consiglio di fare un po' di pratica con questa tecnica, sia con 2 dita che con 3 che con 4, e che ne so, magari vi fate un braccialetto, magari vi fate una collana. Per fare il fiocchetto ho fatto semplicemente una bisciolina come questa, rimettiamo la telecamera dall'alto, ok, una bisciolina come questa, e poi la piegate a S, così, quindi la girate a S, e andate semplicemente a girare intorno una delle codine, l'altra la infilate, la nascondete dentro con un ago. Non tagliate la codina qua perché vi parte tutto il lavoro, la codina va lasciata lunga e nascosta dentro, quindi arrotolate al centro e il vostro fiocchetto è fatto. Molto 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 semplice, quindi riempite la casa di fiocchetti e me li fate vedere la prossima puntata. Ragazze, un bacio a tutte quante, siete stupende, un pubblico meraviglioso, vi ringrazio di essere state con me questa sera. Se avete bisogno, mi raccomando, contattatemi, sono sempre disponibile, le mie clienti che mi conoscono lo sanno, rispondo a qualsiasi ora, anche alle 2 o alle 3 di notte se sono sveglia, insomma, mi fate compagnia e ci vediamo alla prossima puntata. Un bacione a tutte, buona serata, ciao 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 ciao.